Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andremo a vedere qual è il messaggio della stella per voi. La stella come carta è associata a quello che sono i sogni e a quello che sono i desideri. Quindi andremo a vedere qualche messaggio inerente a un sogno o a un desiderio che voi avete in questo momento. Abbiamo tre scelte, la prima scelta ha la raffigurazione così e il retro del mazzo è grigio, la seconda scelta ha la rappresentazione così e il retro del mazzo è azzurro e la terza scelta ha la rappresentazione della stella così e il mazzo è blu e rosso. Quindi scelta 1, scelta 2, scelta 3. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo grigio. Andiamo subito ad estrarre un oracolo e andiamo a vedere che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi voglio ricordare che le letture sono comunque fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto, ok? Se non risuonasse proprio nulla, potete anche ascoltare un'altra delle due stese. Questi direi che sono troppi. Un messaggio solo, per piacere, grazie. Wow! Anima gemella. Ce ne sono due. Carta numero 41. Quindi qui qualcuno sta cercando di manifestare l'anima gemella o probabilmente si parla di desiderare una persona nello specifico, perché si capta, si percepisce come se dovesse essere l'anima gemella. La seconda carta è felice felice, carta numero 26. Quindi sento che avete, come dire, state lavorando per quello che è una realizzazione, direi a 360 gradi, perché il felice felice, sì, è vero, qui parla di anime gemelle che potrebbero essere sia intese come una coppia a livello romantico, ma anche come un'anima gemella e una coppia, una relazione, diciamo, da un punto di vista lavorativo piuttosto che familiare. Però qui si tratta di desiderare, magari qualcuno sta anche facendo dei lavori di visualizzazione per realizzare questo tipo di felicità, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Se poi voleste contattarmi, trovate la mia mail sotto nella descrizione del video, basta aprire la tendina. Re di coppe al contrario, quindi qui si parla proprio di una persona nello specifico per molti di voi. Abbiamo la carta della forza e il 10 di pentacoli. Il 10 di pentacoli lo vedo molto collegato a questo felice felice perché è una carta di compimento, è una carta di realizzazione, di diciamo arrivo ad un traguardo, ok? E qui probabilmente con questo re di coppe al contrario, il punto è che la persona probabilmente o non è vicino a voi o in qualche modo ehm, può essere che non si sia ancora manifestato per qualcun altro una persona che magari già conoscete, sulla quale avete messo gli occhi, eh, dove però ecco si fa fatica magari ad esprimersi, si fa fatica a raggiungere, diciamo. Avendo la forza qui, sento che per molte persone si tratta di trovare il coraggio di dichiararsi, di fare un passo avanti, ok? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Cavaliere di coppa al contrario, sì, decisamente è una lettura. Gli amanti. È una lettura romantica, stavo dicendo. Allora, abbiamo il Cavaliere di Coppe, la carta degli amanti, 7 di Coppe, ruota della fortuna. Assolutamente, qui
si tratta di trovare il coraggio, come vi dicevo, di fare un passo avanti, di iniziare questo tipo di relazione. Gli amanti quando sono al contrario è perché indicano o una decisione che non si vuol prendere e in questo caso, visto che c'è anche la forza che parla di prendere una decisione con successo, sento che fa proprio riferimento a quello. Qui si stanno valutando le possibilità, ok? Ehm, c'è comunque la ruota della fortuna alla fine della lettura, quindi, in un certo senso è coinvolto anche il destino. Vi ricordo che anche la stella è collegata comunque con il destino, perché si dice che il destino sia scritto nelle stelle, no? Vi ricordo anche che il destino in un certo senso ce lo creiamo con le scelte che effettuiamo tutti i giorni, quindi dipende dal tipo di scelta che noi effettuiamo, si cambia linea di tempo probabile per il futuro. Quindi qui si tratta di trovare il coraggio veramente di fare un passo, di arrivare verso la realizzazione di questo 10 di pentacoli, ok? Ehm, sento che siete più voi che vi dovete decidere piuttosto che un'altra persona che debba decidersi nei vostri confronti. Voglio andare a vedere ancora una carta per questo re di coppa al contrario. Un imperatore, quindi per molte persone, si tratta di una persona quasi inarrivabile, sento, perché comunque l'imperatore è qualcuno che ha un posto in alto, è un po' come se ci fosse questa sensazione di non poter arrivare. L'imperatore mi dà sempre la sensazione del padre, quindi di una persona che protegge, di una persona che in qualche modo dà una direzione, no? Può anche darsi che per qualcuno sia un po' troppo presto per esporsi, come se le cose non fossero ancora del tutto mature. Voglio andare a vedere un attimo il 7 di coppe. Abbiamo un 5 di pentacoli e la carta del carro. Qui ragazzi si potrebbe trattare di un viaggio, di uno spostamento. Probabilmente qui qualcuno eh, potrebbe voler uno spostamento o si parla comunque di fare un movimento. Vi dico, all'interno di questo movimento comunque, visto che c'è un 5 di pentacoli, ci sarà da staccarsi qualche cosa. Giustamente quando si effettua una scelta, anche il carro parla di scelte, vado a destra o vado a sinistra. Se scelgo A, devo accettare che comunque B lo perdo. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi dicono. Perché qui fondamentalmente si tratta di fare il passo, di prendere il coraggio a quattro mani e di non dico buttarsi, perché buttarsi non è la parola giusta, però sì, è vero, ponderate bene, perché comunque avete un 7 di coppe, quindi c'è qualche tipo di spostamento che voi dovete fare o di perdita che voi dovete assumere, no? Per riuscire a portare avanti questa situazione. Vediamo Osho cosa vi dice. Scusate. Abbiamo nuova visione e armonia. La nuova visione la sento collegata con i sette di coppe. Cercate di vedere le cose da più punti di vista, ok? È la carta dell'appeso, comunque parla anche di una sorta di accettazione della situazione. Nel momento in cui si accetta una determinata situazione, si può iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista. E qui abbiamo la carta dell'armonia, che è un 10 di coppe, avevate un 10 anche qui, avete la carta di felice felice e avete poi la ruota della fortuna. Qui ragazzi si tratta veramente di seguire il cuore.
perché quando c'è comunque la carta degli amanti si tratta di fare una scelta con il cuore, e la carta di armonia parla proprio di mettere in armonia quello che è la parte emotiva con la parte mentale, di mettere tutto in assetto, come vi dico. Ok, vi do un'ultima carta con le fatine, vediamo il consiglio. Rinascita, una nuova visione, ruota della fortuna. Sì, qui abbiamo la carta della rinascita, quindi si tratta di o cambiare zona, cambiare magari per qualcuno azienda. Sento che fa riferimento per molti alla zona abitativa, a dove si vive, può essere la casa, può essere ehm, una città, un paese, insomma. E avete la carta della rinascita, quindi state andando verso quello che è la rinascita, verso quello che è la realizzazione del vostro obiettivo. Avete comunque 2 10, due carte di chiusura cicli e inizio cicli. Avete la ruota della fortuna, che sono quei cambi che arrivano in modo veloce, in modo rapido, ma comunque sempre molto positivi. Normalmente sono dei doni. Mm. Bene, cari amici del mazzo grigio, della prima scelta, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura, insomma, vi abbia aiutato un po'. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo azzurro. Andiamo a vedere anche per voi un oracolo. Vediamo che cosa vi devono dire. Tra due mondi. Carta numero 3. C'è una trasformazione qui, c'è un passaggio, c'è qualcuno che in qualche modo ha già iniziato un nuovo stile di vita, un nuovo tipo di lavoro. C'è già, è già qualche cosa che già potete toccare, io sento. E qui abbiamo, wow, carta numero 40, co-creare. Io sento questa carta molto collegata ehm, con quello che è il pensiero consapevole. Creare quello che si desidera con la carta della stella. Il co-creare è sempre essere coscienti di tutti i pensieri che si fanno per riuscire a creare realmente la realtà che si vuole. Se io ho il pensiero, la credenza del non merito amore e sto cercando di manifestare un partner o una partner, rischio di trovare insieme a persone che non mi diano amore, perché io stessa non sono capace a meritare amore, penso di non meritare amore. Non so se sono riuscita a spiegarvi. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere. Abbiamo la regina di denari e un 4 di coppe. Sì, il cambiamento qui, questo tra due mondi, sento che per molte persone è interno. Ok, c'è qualche cosa di cui ci si sta rendendo conto, qualche cosa di cui si sta iniziando a essere consapevoli, ma qualcosa ancora resta nell'ombra, resta grigia, diciamo. Andiamo avanti, vediamo cos'altro vi dicono. Abbiamo un 7 di bastoni e un 4 di bastoni. Mm, Sento che con questo 7 di bastoni c'è una sorta di solitudine da parte vostra in tutto questo. E probabilmente
Potrebbe trattarsi anche qui di qualche tipo di collaborazione stretta o unione. Stretta nel senso familiare, tipo come coppia, oppure come azienda familiare o qualcosa del genere. Andiamo a vedere che altro. Asso di coppe, 6 di coppe, 5 di bastoni. Sì, in effetti potrebbe essere, potrebbe fare riferimento appunto, come dicevo, a qualche cosa che riguarda la famiglia, magari qualche membro della famiglia. Probabilmente voi vi aspettate l'aiuto da parte di qualcuno, ma questo aiuto non arriva. Quindi qui la scelta è, ok, continuo ad aspettare o vado avanti per la mia strada. Ci sono comunque anche dei conflitti, potrebbero essere dei conflitti interni, dei conflitti di lunga data. Voglio ancora una carta per questo 7 di bastoni. Una, queste sono troppe. 6 di spade. Probabilmente qui il mondo che si deve lasciare indietro è proprio quello familiare o di quest'unione. Potrebbero essere così anche, ok? Diciamo che forse la più probabile è che dobbiate lasciare qualche tipo di situazione, ripeto, familiare, qualche tipo di gruppo, dove comunque magari c'è un po' di contrasto, o potrebbe anche rappresentare, visto che qua si parla di co-creare, che è una cosa che si fa con la mente, con i pensieri, questo è un 6 di spade e fa riferimento a quelli che sono le influenze ricevute durante l'infanzia. Sento che qui c'è da cambiare, diciamo così, la vostra percezione di voi stessi. Imparate a co-creare la vostra realtà, lasciandovi indietro le credenze limitanti, mm, che avete acquisito durante l'infanzia. Mi è arrivato un messaggio. È come se qui qualcuno in una determinata unione o collaborazione si aspettasse delle cose. Però è una questione di modo di pensare. Non per tutti nella vostra stessa situazione ci si aspettano le cose che vi aspettate voi. Prendetelo come vi risuoni. Ok, andiamo a vedere con Osho. Co-creare potrebbe anche essere proprio il creare insieme con il vostro partner. Qui è proprio intesa a livello mentale, però visto che comunque abbiamo anche un 4 di bastoni e un 6 di coppe, io credo che qui ci sia la voglia di realizzare veramente un sogno, una fiaba anche, magari proprio con l'altra persona, cioè voglia di iniziare qualche cosa di nuovo. Per qualcuno è un sogno nel cassetto da molto tempo e qui si inizia a intravedere qualche tipo di luce nel co-creare questo sogno in modo consapevole, però lasciate indietro quelle che sono i giudizi svilenti degli altri, quelli che sviliscono, che sminuiscono il vostro operato o anche solo il vostro entusiasmo. Mm? Qui avete bisogno di puntare in alto. La carta della stella comunque è una carta di connessione col divino, ok? È anche una carta collegata con il destino. Andate bene, voi non vi preoccupate di tutta questa zona qua, perché qui siete già nella fase di passaggio, ok? Andiamo a vedere con Osho. Ecco, vedete? Rinascita tra due mondi. E poi abbiamo seguire il flusso. Oh, che belle. Rinascita è un 10 di spade. Qui parla proprio di chiudere quello che è stato il ciclo che magari vi ha creato sofferenza per ricominciare da capo, per iniziare a darvi amore.
E poi abbiamo seguire il flusso. Qui, questa io la sento una carta molto yin, molto di tipo, diciamo, divino femminile, perché è proprio un abbandonarsi al flusso dell'acqua, ok? Semplicemente certe volte bisogna seguire un po' i segnali che la vita ci dà o ehm, seguire, come vi posso dire? L'andamento della vita così come si propone, senza necessariamente forzarla in una direzione. Andiamo a vedere un oracolo da parte delle fatine. Per qualcuno, ma sento un gruppo ristretto, potrebbe far riferimento a, o a una maternità, quindi al voler essere madre, voler dei figli, insomma, oppure potrebbe far riferimento proprio a quello che è stato il condizionamento nell'infanzia, della mamma, magari vi condiziona ancora tuttora, magari anche se non c'è più, vi condiziona a livello mentale, siete ancora tanto condizionati, insomma. Andiamo a vedere una carta. Ok. Guardate, co-creazione. Oh, che bello, quindi la carta si ripete. Sento che qui il punto è, mi dicono di iniziare a meditare. Mm. Iniziate a meditare, trovate quello che è l'obiettivo, il focus e iniziate a co-creare in modo consapevole. Cercate di analizzare proprio tutti i pensieri che fate inerente a quel desiderio, quel sogno e guardate, vi potrebbe essere utile scrivere su un quaderno le paure che avete inerente a quel sogno. Già avendo le paure sotto mano potete iniziare a chiedervi perché io ho questa paura? Chi l'ha detto che le cose vanno così? Dove ho imparato questa credenza? Perché io sono convinto o convinta di questa cosa qui? E iniziate a fare un lavoro proprio di autoanalisi. Così iniziate ad individuare quelle che sono le credenze limitanti, insomma. Proprio per iniziare a lavorarle, per iniziare a cancellare quelle che non servono fondamentalmente. Bene, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo blu e rosso. Andiamo subito a vedere un oracolo per voi. Io intanto vi comunico che se voleste contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione di questo video, basta aprire la tendina. Bene. Non la prenderò però visto che mi è scivolata tra due mondi, è uscita anche alla seconda stesa. Vi consiglio di ascoltare anche la seconda stesa, magari c'è qualche messaggio che vi può essere utile. Ok, qui abbiamo flessibilità, carta numero 19, secondo le regole, carta numero 11 e messaggio in una bottiglia, carta numero, scusate non ve l'ho fatta vedere, carta numero 15. Ok. Allora, qui sento che c'è qualcuno che sta in qualche modo cercando di accelerare i processi delle cose. Ho questa sensazione. Difatti, quando c'è la carta della stella si parla anche di, come vi posso dire, di visualizzare, di fare quelli che sono proprio gli esercizi per visualizzare un obiettivo e cercare di manifestarlo il prima possibile, ok? Qui abbiamo la carta della flessibilità. Si tratta di diventare flessibili davanti a quelle che sono le varie opzioni che potrebbero presentarsi, piuttosto che il fatto di dover, diciamo, limare in un certo punto il vostro progetto, piuttosto che lasciare indietro, diciamo, certe cose. È come se ci fosse una cerimonia qui da preparare e non ci si deve
attaccare troppo i dettagli, sento. Ok, abbiamo la carta secondo le regole, è una carta numero 11 e qui c'è un riferimento a quelle che sono le leggi universali, ok? Qui abbiamo la carta della stella, la carta del destino in un certo senso, per cui sento che fa riferimento al fatto che certe cose debbano avere i loro tempi, ok? E poi abbiamo un messaggio in una bottiglia. Qui fa riferimento al fatto che potreste ricevere un messaggio, una notizia in qualsiasi momento. La cosa strana è che c'è un telefono dentro la bottiglia, quindi sento che non è un messaggio classico, diciamo. Considerate che avete la carta della stella, di conseguenza potrebbe essere un messaggio di tipo divino, magari una canalizzazione. Scusate. Andiamo a vedere con i tarocchi. Abbiamo la carta del mago al contrario, esatto. Sì, qui qualcuno sta cercando, sento di... Esatto, re di spade al contrario. Sta cercando di, come vi posso dire, incanalare le cose in modo che vadano più in fretta di quello che in realtà dovrebbero. L'ultima carta è un re di pentacoli, no? Allora, probabilmente c'è bisogno con la carta della flessibilità di valutare meglio certe cose, perché la carta del mago qui è al contrario. C'è qualche cosa che non riuscite a manifestare esattamente come volete. Probabilmente questo voler controllare eh, l'andamento di questa situazione o di questa relazione eh, vi sta facendo essere poco flessibili. Di conseguenza, questo potrebbe portare a una sorta di, sapete, quando forzate qualcuno a fare qualcosa, alla fine è un po' una manipolazione, no? E infatti abbiamo il mago al contrario. Quindi qui vi dicono fate le cose secondo le regole. Questa carta fa riferimento alle regole delle leggi universali. mm? Quindi la legge di attrazione ha comunque il suo tempo di ritardo, diciamo così, proprio per darvi la possibilità di correggere il tiro dove fosse necessario. Abbiamo poi un re di pentacoli e qui fa riferimento a qualche cosa di immateriale, a qualche tipo di aiuto, a qualche tipo di dono. Magari è proprio una persona che potrebbe aiutarvi a capire meglio il tipo di flessibilità che voi dovete acquisire. Mi parlano di libri, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di... perché il re di Pentacoli fa riferimento anche un po' a una persona sapiente, quindi per voi potrebbe essere utile magari leggere dei libri o informarvi meglio per quello che riguarda il tipo di situazione o di relazione che state vivendo in questo momento. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Oh, abbiamo la giustizia, un 7 di coppe e la carta degli innamorati. Guardate, l'immagine della cerimonia che avevo visto prima era quella di un matrimonio, in effetti, ma non ho voluto specificare, però qui vedendo la giustizia e gli amanti, per qualcuno si tratta proprio della programmazione del vostro matrimonio. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Potrebbe, se no, dico matrimonio perché c'è la giustizia, normalmente si parla di contratti, però potrebbe anche fare riferimento all'andare a convivere, comunque c'è il contratto per firmare la casa, quindi ehm, ognuno lo applichi poi alla propria realtà, ok? Però ecco, si aprono un mare di possibilità. La giustizia in realtà è una bella carta, parla di equilibrio, parla di rettitudine, parla di destino anche, anche la giustizia, così come la carta della stella. Sì, diciamo che probabilmente dovete, sento tagliare questo tipo di atteggiamento un po' forzoso di cui ci parla il mago. Così facendo,
si aprono delle possibilità. E qui abbiamo la carta degli amanti, che è la carta per eccellenza, diciamo così, dell'equilibrio, dell'amore ricambiato, dell'amore corrisposto, dell'armonia, della relazione, dell'amore con la maiuscola, diciamo così, ok? È una carta molto bella in realtà, e di forte equilibrio. E anche una carta che parla di riuscite, di scelte per amor proprio comunque. Andiamo a vedere conosco che cosa vi dicono. Giochi politici, outsider e armonia. I giochi politici li sento legati al mago al contrario, ragazzi. Vi dico, il mago quando è al contrario parla di una sorta di manipolazione, qui avendo anche il re di spade che parla di un forte controllo, di qualcuno che domina proprio. E qui sento che c'è qualcuno che sta mischiando un po' le carte per ottenere, ehm, per realizzare prima il vostro desiderio, il vostro sogno, ma non è così che funziona. Vi ricordo che ci sono le leggi universali, quindi se per caso vedete un ritardo in quello che è la manifestazione del vostro sogno, è per questo, perché voi state cercando di forzare troppo. Di conseguenza, è una manipolazione, non è un modo sano, ecco, di manifestare la realtà, diciamo così. Abbiamo anche un 5 di denari qui. Sento che qui c'è qualcuno che si sente un po', come vi posso dire, imprigionato, ma non è la parola giusta perché in realtà non è una prigione, è solo una porta chiusa, ma in realtà il lucchetto è aperto. Vedete, il lucchetto qui è aperto, basta toglierlo e sfilare la catena e la porta è aperta, quindi è un po' una sorta di autocondizionamento. E anche qui lo sento che fa riferimento con la carta della flessibilità, cioè non siate così rigidi o così ehm, scusatemi, autopunitivi, mi dicono. Sì, comunque qui ehm, guardate, è un'attitudine quella dell'outsider, del 5 di denari, ed è un'attitudine a piangersi un po' addosso anche, no? Che è un'attitudine che comunque non serve molto, in quanto crea energia negativa, quindi abbassa le vibrazioni e quindi fa allontanare, diciamo così, quello che è la realizzazione di questo desiderio, ok? E poi abbiamo armonia. Ecco, secondo me qui il segreto, quello che vi vogliono dire le carte, è di mettere in armonia quello che è la parte del cuore con la parte della mente. Cioè, cercate di essere coerenti tra quello che volete e quello che pensate. E anche quello che fate, io direi, anche se sarebbe più da temperanza, però comunque si tratta di essere in linea con i vostri desideri, cioè, come vi posso spiegare? Cioè, è inutile che dite, non lo so, voglio comprare la macchina e poi non fate niente per risparmiare i soldi, per esempio. Esempio come un altro. Ok, quello non è coerenza, ok? Se veramente volete comprare la macchina, potrebbe essere indicativo che voi avete veramente l'intenzione, il fatto che magari ogni mese iniziate a mettere via un po' di soldi. Va bene, andiamo a vedere con le fatine l'ultimo messaggio. Oh, riconciliazione. Interessante. Qui può essere che si tratti di una situazione dove appunto magari si tratta di avere una riconciliazione o anche una conciliazione, se ci fosse una casa di mezzo, potrebbe essere un accordo in quel senso lì. Ehm,
Qui si parla, ragazzi, anche di riconciliarsi non solo con qualcun altro, ma anche con voi stessi, sento. Perché qui appunto abbiamo quello che era la carta dell'armonia, no? Che è un 10 di coppe, fondamentalmente una carta di forte appagamento. Sì, qui per qualcuno si tratta di o di accelerare determinati processi, come vi dicevo prima, con questa sorta di controllo forzato, diciamo così, di come vanno le cose, probabilmente proprio per una riconciliazione. E guardate, le fatine sembrano, c'è più o meno la stessa immagine qui, no? Sì, il punto, ecco, diciamo, il consiglio qui è di riconciliarsi prima con se stessi per poi potersi riconciliare con il mondo esterno. Sviluppate la flessibilità perché non tutto deve necessariamente andare come dite voi, perché questo è un controllo forzato, ok? E poi, ecco, aspettatevi qualche tipo di messaggio che magari non arriva, come vi dicevo prima, in una forma tanto normale, potrebbe essere appunto una canalizzazione, qualche cosa che arriva con il terzo occhio, qualche idea, qualche presa di coscienza, qualche tipo di comprensione. Bene, cari amici del mazzo blu e rosso, del terzo gruppo, questo è quello che avevo per voi. Io spero che vi sia stato utile, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!